Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche disponibili per i prossimi giorni. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici dello Scorpione, è una carta di concretezza, di abbondanza, di prosperità e potrebbe anche essere una carta che indica la creazione di un progetto piuttosto che di una gravidanza proprio. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Per qualsiasi informazione inerente alle consulenze personalizzate e il percorso di crescita, trovate la mia mail qui sul tavolo o sotto nella descrizione del video. Lì ci sono anche il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con un asso di bastoni, 9 di bastoni, cavaliere di bastoni, 2 di coppe, 8 di coppe, abbiamo un fante di coppe, e la carta dell'appeso, ragazzi. Mi colpisce molto questo concentrato di bastoni qui all'inizio. Partiamo con questo asso di bastoni che potrebbe rappresentare una nuova conoscenza, asso di coppe, un nuovo inizio, devo dire, per qualcuno potrebbe essere una questione romantica, e regina di bastoni. Quindi c'è comunque un nuovo personaggio con il o la quale secondo me o si è appena dato questo nuovo inizio, cioè come una sì, un qualche tipo di movimento, di azione da parte vostra o dell'altra persona che dà comunque il passo, un inizio. Se non vi è ancora successo, potrebbe essere prossimo, ok? Perché dipende anche dalla decade in cui siete nati. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Fante di coppe che avete già qui. E sole. Allora, io credo che ci possa essere sì, la possibilità di creare come un'amicizia o comunque diciamo che sento come se il discorso fosse un po' quello, no? Perché con la carta del sole si parla di amici, ma di amici che hanno sentimenti genuini, puliti. ehm, è come un conosciamoci e diventiamo amici. In realtà, guardate, voi avete il 9 di bastoni, quindi può essere come una vostra proposta questo del fante di coppe, di magari appunto conoscersi come amici o approfondire magari la conoscenza in modo, se vogliamo, anche un po' più leggero. Io credo che qualche cosa ci sia già stato, per molti di voi con questa persona e può essere che siate come entrati in difesa, mi viene da dire, guardando questo 9 di bastoni. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, 2 di bastoni e 7 di coppe. Io credo che non vediate questa persona così, come vi posso dire,
ben intenzionata, perché è vero che l'asso di bastoni è un'azione con intenzione, però è anche vero che c'è questo cavaliere di bastoni al contrario, come se sì, ogni tanto do, ogni tanto no. È come se avessi bisogno prima di vedere il potenziale che si può sviluppare con questa situazione, con questa relazione, che può essere anche una semplice amicizia, come abbiamo detto, per qualcuno no, è un qualcosa di romantico. Però c'è anche questo due di bastoni che mi dice che c'è una forte indecisione, ragazzi. Io credo che non si veda un potenziale, non si veda come la possibilità di sviluppare qualcosa con questa persona. Vi dico che potrebbe esserci una differenza d'età e quindi magari razionalmente potreste pensare che è una cosa che potrebbe essere fine a se stessa, no? Diciamo ragazzi che con questo 2 di coppe, anzi andiamo a vederlo, io ho l'idea che non essendo così tanto sicuri non vogliate effettivamente temperanza e papa, come se non voleste prendere accordi prima del tempo o dare conferme all'altra persona, verbalizzare qualcosa prima di essere sicuri. Perché comunque questo 2 di bastoni al contrario mi dice che sì, ma poi con questo 7 di coppe è come se non ci fosse la concretezza che voi state cercando con questa imperatrice. Potrebbe essere che, dipendendo sempre dall'età che avete voi, però considerate la differenza di età che potrebbe esserci. Se voi siete le persone giovani, più giovani, ho come l'idea che potrebbero esserci delle differenze a livello di interessi, a livello di tempistiche, a livello di obiettivi magari anche. E la stessa cosa vale un po' anche se siete voi le persone più grandi, adesso dipende anche un po' dalla fascia di età in cui siete, però potreste notare che le esigenze sono diverse, quindi chiedervi, ma effettivamente può essere qualcosa di nutriente la relazione che potrei instaurare con questa persona? Non sento tanto il lavoro, sinceramente, ragazzi, per adesso, come sviluppo, diciamo, il movimento energetico più importante del periodo, però è anche vero che potrebbe essere una questione tra genitori e figli, ed è per questo che sento anche queste differenze di età. Andiamo a vedere l'otto di coppe. È un qualche cosa che riguarda comunque le relazioni, che siano parentali o romantiche. Allora, 4 di coppe e matto. Il 4 di coppe è una carta che parla di non vedere qualcosa, che mi risuona un po' con questo 2 di bastoni al contrario. Però è anche vero che avete un matto. Quindi ho come la sensazione che se riusciste a lasciare indietro queste illusioni, queste proiezioni del 7 di coppe, questo è un 8 di coppe, la carta successiva, c'è come la possibilità di vedere altri orizzonti. Diciamo che in questo momento siete focalizzati su quello che avete davanti e non vedete quello che c'è intorno. E invece con questa carta, con il matto, vi danno un po' come se fosse un invito a buttarvi, anche ad avere fiducia nella vita. Per certi versi il sole e il matto hanno un po' la stessa energia di entusiasmo, di felicità, di gioia, anche un po' di ingenuità se vogliamo. Andiamo a vedere il fante di coppe, 2 di pentacoli, 3 di pentacoli. Andiamo a vedere anche l'appeso. Appeso e di nuovo al contrario, ragazzi. Allora, e cavaliere di bastoni che avevate già qui, ma che adesso si gira dritto. Io sento che
questo vostro salto, questo vostro buttarvi, questo vostro ok, mi lascio indietro le insicurezze, quello che non vedo, quello che potrebbero essere anche le mie di proiezioni nei confronti della relazione in generale, di questa relazione. Ehm, è come il ok, andiamo a vedere che cosa c'è oltre l'apparenza, oltre quello che vedo io. Io sento che effettivamente questo fante di coppe, questa offerta potrebbe essere presa in considerazione. Sento che potrebbero, soprattutto se è una nuova conoscenza, potrebbero come invitarvi per un caffè, invitarvi per un laboratorio artistico, per passare un fine settimana diverso. C'è come qualche cosa da andare a vedere. Non lo so, è come un creiamo un nuovo momento, creiamo qualche cosa di nuovo all'interno di questa conoscenza. E qui con la carta dell'appeso e questo cavaliere di bastoni sento che effettivamente coglierete quest'offerta, ragazzi, o qualcuno coglierà quest'offerta, dipendendo se siete voi a farla o se è l'altra persona, però effettivamente con la carta dell'imperatrice qui sento che quello che poteva essere un forte input all'inizio della lettura diventa come qualche cosa in cui ci si butta alla fine della lettura. Vi dico, ha un potenziale, questa conoscenza, questa relazione. Con l'asso di bastoni per qualcuno, e c'è anche il matto, può essere una nuova conoscenza, ehm, dove comunque c'è molta chimica, diciamo che il lato fisico, il lato della passione potrebbe essere molto forte. Se conoscete già questa persona da un po', qui c'è proprio un asso di coppe all'inizio della lettura, quindi secondo me c'è un potenziale anche proprio di tipo romantico, non solo di divertimento o fisico. Diciamo che l'asso di coppe, i due fanti di coppe, il sole e la matto mi parlano anche di figli ed è per quello che e comunque c'è anche l'imperatrice che è una carta genitoriale, insomma, vedo anche un po' quella dinamica, quindi ci potrebbe essere come un mi fido o non mi fido di mio figlio, di mia figlia, o c'è come un troviamo un punto di incontro su un tema per il quale io sono assolutamente fermo o ferma sulla mia posizione. Qui si tratta di trovare un punto medio, ragazzi, secondo me, tra voi e l'altra persona o in una certa situazione, anche qui lo vediamo, no? Sono tutte e tre carte di incontro. Anche la carta della temperanza non è una carta di incontro, ma comunque una carta di riequilibrio degli opposti. La carta del Papa è un mediatore, quindi c'è come da trovare un punto medio qui. E secondo me, sì, può esserci come una buona intenzione. Vi ricordate che all'inizio vi ho detto che l'asso di bastoni è l'azione con intenzione? Qui probabilmente si tratta di, sì, di venirsi incontro, mi viene da dire, e c'è una grande possibilità di risolvere questa situazione proprio grazie a questo appeso e al cavaliere di bastoni che hanno comunque una certa velocità nel risolvere le cose, nel gestire, nel muoversi, nel fare. Datevi tempo 7-10 giorni e le cose secondo me si svilupperanno, ma appunto trovando un punto medio. Andiamo a vedere qualche oracolo. Carta numero 49, l'osservatore. Sì, effettivamente qui c'è come da e anche l'appeso ce l'avete 2 volte. Sì, e c'è come da come vi posso dire? Sapete che dico spesso, quando uno non vede l'errore non lo può modificare. Questo è una carta delle illusioni, quindi c'è come qualche proiezione che potreste fare che ha bisogno di essere ridimensionata e si tratta di osservare come pensate, osservare come reagite, osservare le azioni che fate, quali sono gli impulsi, mi verrebbe da dire. Essere imparziali. Di nuovo, arriviamo al centro della lettura, guardate, ve la lascio qui.
Carta numero 38, anche questa assomiglia un po' alla giustizia, no? A una bilancia questa figura. Si tratta di essere equi, vedendo le due facce della medaglia, mi verrebbe da dire qui, anche con questi appesi. Andiamo a vedere ancora una fatina. Speranza. La speranza è sempre lì, anche quando non si può vedere. Aspettative ottimistiche possono aiutare a cambiare una situazione negativa in una positiva. Difatti, qui è un po' il nocciolo, secondo me, ragazzi, queste proiezioni, questi desideri che potreste avere. Io sento che qualcuno potrebbe pensare che magari questa persona non è l'ottimo e si potrebbe avere di più e quindi c'è come questa, come vi posso dire, questo tentativo di andare oltre, però alla fine sento anche che una volta che troverete un punto medio, che può essere anche tra quello che vuole il vostro cuore e quello che vuole la vostra mente, no? Perché c'è sempre una parte di razionalità che valuta la situazione e una parte di trasporto emotivo che fa sì che, insomma, la chimica si verifichi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate o comunque qual è la vostra situazione. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione al canale o la condivisione del video. Per chi volesse una consulenza personale o iniziare il percorso di crescita, come vi ho già accennato prima, trovate la mia mail e tutto il resto sotto nella descrizione del video. Ci tenevo a dire due parole in più per la parte degli abbonati perché in quella sezione vado a fare tutto quello che è il tema, il discorso delle credenze limitanti, quindi vi insegnerò a trovarle, a identificarle e a rimpiazzarle in credenze potenzianti e in più poi c'è tutta una parte di metafisica, di metamedicina, di esoterismo per chi insomma volesse dare una spinta in più alla propria crescita personale, alla propria consapevolezza, al lavoro su se stessi. Comunque, i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla che sono quelle dedicate agli abbonati. Sono 4, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico proprio perché il tutto è stato studiato come se fosse un percorso formativo. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!